Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. Oggi parliamo di un argomento molto interessante, che è quello della memorizzazione delle parole nuove e delle frasi nuove che si incontrano quando si studia oppure quando si legge, ad esempio, un libro, una rivista o un giornale. Oggi, dunque, effettueremo una puntata più conversazionale, diversa dalle solite. Vorrei iniziare questa nuova puntata esprimendo il mio personale pensiero riguardo questo argomento. A mio avviso, per memorizzare bene, in modo efficace e a lungo termine, una parola nuova o una frase nuova, bisogna scrivere a mano. Quindi, quando trovate una parola nuova o una frase nuova, scrivetela a mano. È preferibile fare una lista scritta a mano invece di fare una lista sul cellulare o sul computer. So già che voi qui starete pensando, ma ormai chi è che scrive a mano? Nessuno più lo fa. Ormai al giorno d'oggi utilizziamo sempre di più cellulari, tablet, computer. Questo è vero, però, personalmente, come dicevo anche prima, se una parola la si scrive a mano, la probabilità che tale parola ci rimanga in testa è maggiore. Fortunatamente, nella scuola italiana, anche oggi si scrive tutto a mano e di questo sono molto contento. Dai compiti ai temi. Si scrive tutto a mano. Scrivere a mano è un'attività che serve molto per il cervello. Quando noi scriviamo a mano, nel nostro caso, parole nuove o strutture o frasi nuove, siamo presenti in quel momento. Siamo consapevoli di quello che stiamo facendo. Quindi il movimento della mano rende più attivo il cervello. Quindi il cervello è parte attiva nel processo di scrittura e per questo motivo noi memorizziamo quello che scriviamo a mano. Se cercate su internet ci sono tanti studi scientifici sull'efficacia dello scrivere a mano. Si dice che favorisca l'apprendimento molto più che scrivere con la tastiera. Detto ciò, non sto dicendo che non bisogna scrivere con la tastiera, perché ovviamente il computer ci serve per lavorare, per studiare ed è inevitabile al giorno d'oggi, nel 2020, scrivere con una tastiera. Lo facciamo tutti e lo faremo sempre, ma per memorizzare qualcosa, quello che studiate, io vi consiglio di scrivere a mano, perché le frasi, le parole o dei concetti che voi riscrivete a mano vi entreranno più facilmente in testa e rimarranno nella vostra memoria. Che cosa presuppone lo scrivere a mano? Presuppone che ci si prenda un momento per noi, un momento per lo studio. Quando invece si tratta di scrivere un appunto veloce o una comunicazione, ovviamente, è preferibile farlo al computer o con una tastiera, perché siamo più veloci. Quindi dipende sempre dalla vostra intenzione e da che cosa dovete fare. Se mi chiedete un consiglio su come memorizzare le nuove parole e le nuove frasi,
che trovate quando studiate, io vi risponderò che la cosa migliore da fare è scrivere a mano. Appuntare queste nuove parole, queste nuove frasi, a mano, su un quaderno, sul vostro quaderno di studio. Sono sicuro che molti di voi saranno d'accordo con me. Fatemelo sapere con un messaggio su HelloTalk o un messaggio audio su Anchor. Penso di aver detto tutto quello che volevo dire su questo argomento. Se avete delle domande o se volete aggiungere qualcosa a quello che io ho detto in questa puntata, siete liberissimi di farlo. Tutti i link per potermi contattare li trovate in descrizione. Fatemi sapere se proverete a scrivere a mano le prossime parole e frasi nuove che troverete e soprattutto fatemi sapere se questo metodo vi aiuta. Prima di salutarvi, vi ricordo, come di consueto, che se state ascoltando questo podcast tramite Apple Podcast, lasciatemi una valutazione e una recensione. Sono sempre ben accette. Servono molto per far conoscere questo mio podcast a più persone che magari stanno imparando l'italiano in questo momento proprio come voi. Bene, non mi resta che ringraziarvi e salutarvi. Grazie mille ragazzi. Un grande saluto a tutti e ci sentiamo nel prossimo episodio.